tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parleremo di stereopsi, un'abilità percettiva fondamentale per gli venti e fondamentale anche per la visione binoculare. Non a caso viene definita come la massima espressione della visione binoculare, viene anche definita come quell'abilità percettiva in grado di creare il senso della profondità a partire da due percezioni levemente differenti o tecnicamente diremmo levemente disparate. Questa piccola differenza proviene dal fatto che anatomicamente i due bulbi oculari sono posti ad una distanza fra i 5 e i 7 cm mediamente e quindi di uno stesso target si hanno due percezioni differenti o da due angolazioni leggermente differenti. Poi queste percezioni a livello della corteccia visiva primaria, se sono confrontabili e quindi non esageratamente differenti, vengono fuse in un'unica percezione e poi nelle aree extrastriate si ha l'elaborazione delle informazioni relative al senso della profondità. A livello corticale queste aree in cui avviene la creazione del senso della profondità sono l'area V1, V2, V3 e V5, nelle quali sono stati rilevati dei neuroni sensibili alla disparità retinica e quindi neuroni che vanno a gestire le informazioni relative al senso della profondità. Sono stati rilevati in tutta la via manicellulare o insomma in tutto il network dorsale. Ci sono due tipologie in realtà di stereopsi, non è una sola tipologia come solitamente si crede, infatti abbiamo la stereopsi locale e poi la stereopsi globale. Quella locale è quella indotta dai target stessi e dai loro dettagli, i quali inducono monocolarmente una specie di disparità laterale e quindi vanno a stimolare due aree retiniche corrispondenti, tali poi da creare il senso della profondità. Poi abbiamo la stereopsi globale, la quale non dipende da fattori monoculari, ma è pienamente binoculare come abilità e solitamente viene studiata attraverso delle matrici di punti pseudocasuali perché appaiono disposti a caso nella matrice, ma in alcune aree della matrice sono disposti in maniera precisa con una certa disparità laterale tale da creare quel senso di profondità e quindi creare delle figure in rilievo nei test ovviamente. Diciamo che la stereopsi globale inoltre è un'abilità più fine rispetto alla stereopsi locale e nel suo complesso la stereopsi, essendo un'abilità di per sé fine, riesce a farci rilevare delle disfunzioni della visione binoculare anche di bassa media portata. Ad esempio, se c'è una bassa stereopsi potremmo pensare già magari ad una anisometropia considerevole oppure ad astigmatismi irregolari o forie verticali o comunque altri scompensi. La stereopsi viene valutata in secondi d'arco e quindi viene considerata come una stereoacuità e quindi si va a valutare il minimo angolo fra due elementi tale da indurre una stimolazione di aree retiniche differenti o meglio poi corrispondenti, tale poi da indurre il senso della profondità. Quindi è fondamentale come abilità la stereopsi, non è un'abilità che possiamo tralasciare, specie nell'attività clinica, perché è il risultato dello status della visione binoculare e di altre abilità che poi vanno a confluire nella visione binoculare, o meglio vanno a garantire la visione binoculare. Dunque per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, bella 8 star!